Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del nuovo numero di Al Volante, il numero di luglio 2022. Questo mese si parlerà di Fiat Tipo Wagon, Fiat 500X, Kia Niro e Toyota GR86 e ci sarà la prova dell'Alfa Romeo Tonale, che è in copertina gigantesca, che è il nuovo SUV dell'Alfa Romeo, e della Maserati MC20, Mercedes C300, Opel Astra e Volkswagen Taigo. Poi ci sarà uno sguardo verso la Porsche 718, poi una sezione dedicata agli sconti sulle auto elettriche. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video, e vi invito a consultare la descrizione per trovare link interessanti tipo noleggio a lungo termine e tante altre cose, quindi vi invito a consultare la descrizione. La prima parte del mensile parla delle novità del 2022, quindi tutte le uscite. Qui siamo a luglio e abbiamo la Aston Martin DBX 707. 707 sta per il numero di cavalli, quindi 707 cavalli va da 0 a 100 in 3 secondi e 3, questo è un missile. Poi c'è la Citroën C3 Aircross, BMW Serie 3 con tutto uno sguardo agli interni e alle prestazioni, Nissan Juke, Hyundai Ioniq 5. Questi sono delle sorte di restyling perché hanno aumentato la capacità della batteria e hanno messo questi specchietti super futuristici con le telecamere. BMW X7, la gigantesca della casa BMW. Questa è la gigante della BMW da oltre 100.000 euro. Poi Honda Civic, Lamborghini Urus performante, non c'è purtroppo l'immagine. Andiamo avanti, Opel Astra ST, Mercedes EQS SUV, il nuovo SUV della Mercedes, circa 130.000 euro di mezzo, non male. Poi c'è la Volkswagen ID Buzz, che è il pulmino della Volkswagen, che figata. Lo hanno messo super futuristico, c'è una breve descrizione, ovviamente parliamo di elettrico perché ad oggi la maggior parte delle automobili sono tutte elettriche o perlomeno sono hybrid, quindi hanno motori con alimentazione o doppia oppure totalmente elettrica. BMW Serie 7, un'altra gigantesca della casa madre BMW con 544 cavalli, e anche questa è in versione elettrica. Ford Ranger Raptor, il classico pick-up della Ford di quelli giganteschi, uscirà la versione nuova. Ineos Grenadier, che è questa qui, che è proprio un 4x4 vecchio stile. Range Rover Sport, che è la gigantesca di casa Land Rover. Ci sono le 3000 ibride ricaricabili e le 3000 diesel mild hybrid, quindi vedete che sono sempre ibride, quindi hanno sia un motorino che aiuta magari quando si va molto piano dentro i 30 o i 60 km/h per poi partire col motore, quello vero e proprio. Poi andiamo avanti, Mercedes classe A, Renault Austral, che sarebbe questa qui, molto bella questa qui, da dare un'occhiata, anche la plancia interna fanno vedere, molto bella. Poi abbiamo la classifica del crash test, quindi qui una classifica delle auto più sicure secondo il crash test. All'aprile la nostra 500 è stata l'auto elettrica più venduta della Tesla Model 3 e della Model Y. Andando avanti troviamo la Porsche 718 Cayman 4.0 GT4 RS, un giocattolo da 149.471 euro, è un 4.000 benzina, quindi qui è tutto incentrato sulle caratteristiche di quest'auto, che è una muscle car, veramente un mostro, da 0 a 100 in 3,4 secondi, velocità 315 km/h, potenza 500 cavalli appena. Interni ci sarà anche una versione solo per la pista che ha ancora più cavalli, è stata alleggerita, tutte le caratteristiche di questa super muscle car. Poi si parla di Fiat Tipo Wagon 1500 Hybrid Red DCT 7, auto da 32.450 euro, quindi con tutta la scheda tecnica e tutte le caratteristiche. Ovviamente anche questa, come vi dicevo prima, è hybrid, quindi fino a 30 km/h si muove col motorino elettrico e per abbassare notevolmente i consumi. In frenata il motorino elettrico si ricarica. Abbiamo la 500X 34.100 euro con tutte le caratteristiche. Kia Niro. Poi c'è questa che è la Toyota GR86 2.4, la 2004 Premium Sport, che l'hanno fatta soltanto in pochi esemplari, 50, e mi pare che siano stati tutti venduti oltretutto. Poi c'è la super mini, questa è un'automobilina, è la XEV, si chiama Yo-Yo Standard, è una mini macchinina che si può guidare anche a 16 anni, con la patente B1.
Poi si parla del Milano Monza Motor Show dal 16 al 19 giugno 2022. Questa è una manifestazione quale si tratteranno auto elettriche, supercar d'epoca, e quindi l'auto sarà sempre al centro. L'Alfa Romeo Tonale 1500 Hybrid TI. Tutto un articolo incentrato su questo nuovo SUV, belli gli interni. Io non sono molto per le Alfa, però effettivamente i SUV dell'Alfa Romeo mi piacciono veramente tanto. Per la cifra di 42.300 euro, effettivamente 160 cavalli. Le sue rivali sono queste, quindi abbiamo l'Audi Q3, BMW X1, Cupra Formentor, Mercedes GLA 200, Volvo XC40, e questa effettivamente è una di quelle che a prezzo è abbastanza competitiva con tutte le altre. Siamo lì. Ho un articolo sulla nuova Opel Astra 1200 Turbo GS Line. Qui gli interni, ad oggi gli interni sono tutti molto belli. E poi si parla della Mercedes C300 di Premium Pro, 62.762 euro di vettura, 250 km/h di velocità e un consumo di 18,8 km con 1 litro, veramente poco. Qui c'è uno sguardo sugli interni e ci dà ovviamente tutti i pareri di come va, come non va, le caratteristiche, il bagagliaio. Poi abbiamo la Maserati MC20 3.0 V6 biturbo, uno scherzo da 237.800 euro. Abbiamo un motore 3000 benzina da 630 cavalli, un mostro, che qui fa un confronto tra le rivali, che sono l'Audi R8, la Lamborghini Huracan, la McLaren GT, la Porsche 911 Turbo S, Maserati questa qui, e la Ferrari 296 a livello di prezzo. La più costosa è ovviamente la Ferrari 296 GTB. Qui uno sguardo agli interni. Andiamo avanti. Non ci sarà più bisogno delle classiche tessere che si utilizzano per fare l'elettrico, ma basterà attaccare l'auto alla colonnina e già tramite le applicazioni varie si avrà il costo della ricarica scalato direttamente nell'applicazione, quindi niente più tesserine. Trucchi dei siti truffa per le RCA auto. Pare che ci siano un sacco di siti internet che truffano riguardo l'RCA, cioè voi fate l'assicurazione e poi in realtà non siete coperti. Multe d'auto velox, scatto e frenate a confronto. Quindi abbiamo tutta la classifica delle auto migliori per quanto riguarda le frenate e per quanto riguarda lo scatto. Qui abbiamo le auto elettriche, tutti i ragguagli riguardo alle scontistiche presenti oggi sul mercato per le auto elettriche, quindi sia quelle statali che quelle dei concessionari, ma bisogna fare attenzione perché alcune di queste automobili qui si possono acquistare soltanto tramite finanziamento e molto spesso il finanziamento vanifica il risparmio che sembra esserci con degli incentivi. Facciamo un esempio: la Citroen EC4 è un'automobile da 36.400 euro con lo sconto da 5.000 euro statale di ecobonus e lo sconto della casa, che sarebbero 3.500, sarebbero 8.500 euro di sconto, ma in realtà alla fine della fiera lo sconto è di 4.000 euro scarsi. Alla fine di questo giornale ovviamente avremo tutte le quotazioni delle automobili, sia nuove che le quotazioni degli usati, come al solito. Ragazzi, spero di essere stato utile, di avervi fatto vedere gli argomenti, che se fossero interessanti andate ad acquistare il mensile se ci sono degli argomenti che vi interessano. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e ci vediamo alla prossima. Un occhio alla descrizione per tutti i link che metto su ogni video. Ci vediamo alla prossima, ciao!